Il 2022 sta finendo ed è ora di tirare le somme. Quali sono i miei 3 strumenti preferiti del 2022? È stata molto difficile, ma alla fine ce l'ho fatto a scegliere. È stata davvero molto difficile, però alla fine sono riuscito a scegliere 3 strumenti, 3 oggetti che ho utilizzato tanto nel 2022. Uno di questi, l'ultimo che ti presenterò, è in realtà una new entry, quindi l'ho usato poco, ma quel poco che l'ho usato già mi ha conquistato totalmente. Quindi partiamo dal primo oggetto. Allora, il primo è il Deity D3 Pro. Se mi segui da un po' sai che io sono innamorato dei prodotti della Deity. Ho anche il D4, ho anche il Wireless Kit, sono microfoni che suonano strabene. Questo qui nello specifico perché ho scelto questo? Perché è stato il primo microfono Deity che ho avuto. È un microfono con batteria incorporata, quindi si ricarica tramite porta USB-C, ha il controllo del gain, pazzesco. Il controllo del gain è utilissimo perché questo microfono è uno dei microfoni più versatili in assoluto. Ci puoi fare podcast, ci puoi fare interviste, lo puoi montare sulla videocamera, lo puoi montare su un'asta e quindi farci il microfono fuori campo. Insomma, ci puoi fare veramente di tutto e ha una qualità pazzesca. Hai sentito sicuramente dei video sul mio canale dove appunto utilizzavo questo. È un microfono che costa veramente poco, adesso non ricordo il prezzo ma te lo metto in descrizione, ed è un microfono, come puoi vedere, veramente molto molto versatile, fatto veramente bene, resistente, ha il ricote in modo che evita, ha questa sospensione che evita le vibrazioni e in più i cavetti sono gialli, quindi se mi conosci sai che sono innamorato del giallo. Quindi questo è il mio mai più senza del 2022 e sono sicuro di utilizzarlo ancora tanto anche nel 2023. Il secondo è completamente diverso. È un treppiedi, come puoi vedere, della Joby, ed è un treppiedi con attacco rapido, con la piastra a sgancio rapido, questa, e ho sostituito tutte le mie macchine fotografiche dentro lo studio con tutte quante con l'attacco rapido, in modo che posso in maniera molto molto veloce attaccare, staccare ed essere subito pronto, anche con il cellulare. Insomma, non faccio più a meno di non posso fare più a meno di questa piastra. Questo qui regge fino a 5 kg, il modello di punta della Joby. Costicchia un pochino, un centinaio d'euro se non ricordo male. Lo so, per un treppiedi insomma piccolino potrebbe essere un prezzo esagerato, in realtà 5 kg vuol dire la macchina fotografica, compreso di obiettivo, il microfono sopra, e in più questo lo puoi mettere in tutte le posizioni del mondo e resiste dappertutto, quindi lo puoi attorcigliare intorno a un palo, lo puoi ci fai di tutto. Guarda, questo è venuto con me in 1000 avventure. E non solo ci metti la macchina fotografica sopra, ma ci puoi mettere il microfono, per esempio. Immagina di metterlo qui con un microfono fuori campo e riprendi la voce, oppure ci puoi mettere sopra una luce, cioè puoi fare qualsiasi cosa, per qualsiasi tipo di necessità, podcast, video intervista, qualsiasi cosa. Questo è uno strumento fondamentale, è resistente, è solido. Perfetto, veramente me ne sono proprio innamorato, veramente una di quelle cose, come dicevo prima, mai più senza. E poi veniamo al terzo e ultimo oggetto di questo video, ed è, per la prima volta su questo canale, lo Zoom P4. L'ho comprato da pochissimo, veramente da pochissimo. Ho venduto il Rodecaster Pro e ho preso questo, ma è spaziale. 4 canali, i gain su ogni singolo canale, puoi utilizzare un input, cioè puoi utilizzare un microfono sia dinamico che cardioide, quindi c'è la 48 volt su ogni canale, puoi utilizzare un telefono, quindi puoi connettere direttamente il telefono, puoi utilizzare il USB, quindi come scheda audio, ha 4 ingressi cuffia, ognuno con il suo potenziometro, ha 4 pad a cui assegnare dei suoni, registra perché ha una scheda interna e è alimentato USB, oltre che a batteria. È fantastico, ho fatto già delle interviste con questo strumento e me ne sono innamorato in maniera pazzesca. Poi è piccolissimo, ho una custodia, quindi lo porto sempre con me quando vado in giro. È meraviglioso, veramente meraviglioso, suona molto bene, e poi è super versatile perché ha 4 tracce indipendenti, ci fai quello che vuoi, è piccolo, leggero, lo puoi alimentare a batteria, lo puoi alimentare con un power bank, mai più senza, cioè
Mi dispiace di non averlo comprato tanto tempo fa, perché ho comprato il Rodecaster tempo fa perché era uscito, sembrava lo strumento definitivo. In realtà non mi sono mai trovato bene, lo sai, te l'ho già raccontato in altri video, ma questo è fantastico. Oltretutto questo costa molto meno rispetto al Rodecaster. Questo costa intorno ai 150 euro, 160 euro. Il Rodecaster, quello lì che avevo io, l'ho pagato 550 euro, quindi fa un sacco di cose che fa anche il Rodecaster. Ok? Quindi niente, siamo arrivati alla fine di questo video. È un video breve, ma giusto perché volevo fare una classifica degli attrezzi, degli strumenti, degli oggetti che ho utilizzato di più nel 2022, che mi sono rimasti nel cuore, e ho pensato di prendere questi 3. Ce ne sarebbero altri ancora, cioè tipo l'Octava MK01201 che sto utilizzando qui, che è il mio microfono definitivo per tutti i video su YouTube, perché ha un suono incredibile. Però insomma la lista sarebbe stata veramente enorme, quindi ho pensato di fermarmi soltanto a 3. Bene, non so se tu conoscevi tutti e 3 questi prodotti, se li usi, se ne hai sentito parlare, quali sono per esempio. Ecco, mi farebbe piacere sapere quali sono i tuoi 3 must-have del 2022, quali sono stati i prodotti che hai utilizzato di più nel 2022, quelli di cui non potrai mai più fare senza. Poi magari escono prodotti ancora più performanti, però fino ad ora non puoi fare più a meno. Ecco, mi farebbe piacere questo. Va bene, per ora è tutto, noi ci sentiamo prestissimo per un altro video. Ciao!